Buonasera a tutti, buonasera da Ammonium, sono in stream su Twitch e su YouTube, quindi potete scegliere da che parte seguirmi, dove preferite meglio. Io sono in live nello stesso identico modo su tutte e due le piattaforme. Per che cosa? Beh, negli ultimi giorni mi avete visto giocare a Pac-Man World Repack, il platform. Oggi però mettiamo un attimo da parte Pac-Man che riprenderò per finirlo, sono abbastanza vicino alla fine, perché oggi è un grandissimo giorno per chi come me gioca da tantissimo tempo. Come ho detto a volte nelle live, io ho iniziato a giocare che avevo, penso, 11 anni forse, su un Amiga 500, computer dell'epoca che credo molti di voi nemmeno conosceranno o ricorderanno, uno dei primissimi computer, e proprio su quel computer ho avuto modo di fare due giochi che poi hanno lasciato in me un segno indelebile che ancora oggi ricordo con grandissimo affetto, soprattutto quei due giochi, in parte anche i loro seguiti. Sto parlando di Monkey Island. Il primo, Monkey Island, uscito nel 1990, e poi il secondo, LeChuck's Revenge, uscito nel 1991. Quelli sono stati due capolavori del genere delle avventure grafiche, ma in realtà poi parlando con le persone, tutti, anche i non giocatori, anche quelli che non sono abituati a giocare, che magari da allora non hanno più giocato a niente, si ricordano i due Monkey Island, perché erano bellissimi. E pensiamo insomma alla grafica dell'epoca, com'era. A parte che ora la grafica anche di questo nuovo non è che sia niente di fantastico, però vabbè. Insomma, la grafica dell'epoca era la grafica dei primissimi anni 90, quindi in realtà era una grafica estremamente acerba. Eppure l'umorismo del gioco, la storia, la storia, i personaggi fantastici, cioè gli enigmi, tutto ha contribuito a renderli dei capolavori del genere delle avventure grafiche. Però appunto vanno poi oltre perché tutti ce li ricordiamo benissimo come dei grandissimi giochi, al di là del genere, quindi forse molti non sanno nemmeno a che genere appartenessero. Erano però due giochi, erano due avventure grafiche della Lucasfilm o LucasArts, poi dopo ha cambiato nome, diciamo. No, scusate. Eccoci qua. Quindi la Lucas era proprio la stessa software house la cui diciamo divisione invece cinematografica ha realizzato i vari Star Wars, per esempio. Oggi, come mai questo preambolo? E credo lo stiate vedendo qui su Steam, state vedendo insomma la pagina di Steam, è in scaricamento in questo momento il nuovo Monkey Island, Return to Monkey Island, che è uscito oggi, è uscito una mezz'oretta fa, lo sto scaricando già da un po', dovrebbe mancare, spero, poco alla fine, e questo è il terzo capitolo ufficiale della saga di Monkey Island. Perché ufficiale? Perché in realtà, come forse qualcuno di voi si ricorderà, ci sono stati altri capitoli di questa saga di Monkey Island dopo il 2. C'è stato il terzo che si chiamava Curse of Monkey Island, c'è stato il quarto, Escape from Monkey Island. Forse chi li ha giocati si ricorderà con più affetto del terzo, che aveva una bellissima grafica a cartoni animati, molto avanzata per l'epoca, molto carina, e aveva finalmente il doppiaggio. Il quarto virò sul 3D con dei comandi tra l'altro da tastiera invece che da mouse, assolutamente un oltraggio perché le avventure grafiche devono essere fatte con mouse, col mouse. Ovviamente sì, la tastiera può coadiuvare, però i movimenti si fanno con i tasti del mouse e tutto insomma il sistema di controllo deve passare dal mouse. Infatti non ho mai avuto il coraggio di fare una vera e propria avventura grafica vecchio stile su Switch, che comunque ho e sulla quale gioco a tanti giochi, però l'idea di fare anche questo gioco, anche questo Return to Monkey Island su Switch, non lo so, forse qui parla la mia vecchiaia, però effettivamente per me questo gioco, come tutte le avventure grafiche, sono da fare su PC, su PC con mouse e eventualmente la tastiera, perché sì, possono esserci magari dei tasti di scelta rapida che possono un pochino agevolare il gameplay.
Però è con il mouse secondo me che ci si muove, si interagisce, perché sapete che le avventure grafiche alla fine sono delle grandi raccolte di enigmi, però il bello di Monkey Island è che dietro gli enigmi, spesso anche cervellotici, ma in maniera giusta, comunque mai totalmente assurdi, salvo magari un paio di casi, e forse qualcuno si ricorderà di Monkey Island 2 e della scimmia, non dico altro. Però in generale le avventure grafiche sono delle serie di enigmi da risolvere utilizzando gli oggetti che si raccolgono a giro, interagendo con i vari personaggi, scegliendo a volte l'opzione giusta nel dialogo. Si dovrebbe riuscire piano piano a proseguire con la storia, a sbloccare la parte successiva, andare avanti. Però ecco appunto la storia. Alla base di, secondo me, un qualsiasi gioco ci deve essere una bella storia. Io i giochi spesso li scelgo proprio in base a se abbiano o meno una storia insomma, adeguatamente soddisfacente. E nel caso di Monkey Island assolutamente la storia è fantastica. La storia semplice anche se ci si pensa, perché si sta parlando fondamentalmente di un pirata, di un aspirante pirata un po' imbranato, il famoso Guybrush Threepwood, che un giorno arriva giovincello imberbe sull'isola di Melee Island e comincia a chiedere a giro come fare a diventare pirata, fino a che dei pirati, diciamo, di alto livello non gli dicono che per diventare pirata dovrà affrontare tre prove, superare tre prove che gli permetteranno di aspirare al titolo appunto di pirata. Le tre prove che Guybrush nel primo gioco deve affrontare lo portano in effetti tra le altre cose a dover battere a duello il maestro di spada dell'isola, che è una donna, si chiama Kyla, ma lo portano anche a derubare il governatore dell'isola, che anche lei è una donna e si chiama Elaine Miley. E in questo incontro, primo incontro-scontro, dove Guybrush si intrufola nella casa di Elaine per rubarle il mitico idolo che la governatrice custodisce, Elaine si innamora di Guybrush si innamora di Elaine, e da lì poi parte la storia d'amore tra i due, che è costantemente però ostacolata dal villain, dal nemico della serie, che è il pirata fantasma LeShuck, che in effetti nel primo episodio è un vero e proprio fantasma che rapisce Elaine perché vuole fare la sua, perché vuole sposarla, però poi Guybrush la salva e tutto va a buon fine. Nel mentre il primo gioco si intitola The Secret of Monkey Island. E qual è questo segreto di Monkey Island? Beh, Monkey Island è un'isola che effettivamente Guybrush raggiunge alla fine del gioco e dove si dice che si trovi un bellissimo tesoro, un preziosissimo tesoro. Guybrush non riesce mai a trovare il tesoro di Monkey Island, non si sa neanche cosa sia questo tesoro di Monkey Island o se veramente esista, e quindi la cosa rimane un po' in sospeso. Infatti nel secondo gioco non si parla mai di Monkey Island, ma Guybrush si trova nuovamente ad avere a che fare con LeShuck, che viene resuscitato tramite il voodoo e diventa uno zombie, quindi non più fantasma ma zombie, non so quanto ci abbia guadagnato. Più che altro nel secondo episodio Guybrush si mette alla ricerca di un altro tesoro che si dice essere il tesoro più grande, prezioso e importante di sempre, tale Big Whoop. E Guybrush scopre che per ritrovare il tesoro di Big Whoop dovrà prima riassemblare i quattro pezzi di una mappa, la mappa del tesoro, che furono divisi tra quattro membri dell'equipaggio della nave che appunto era andata in cerca del tesoro e che l'aveva poi trovato e nascosto da qualche parte. Dopo infinite peripezie che riportano in scena ovviamente anche la sua amata Elaine, Guybrush riesce a mettere insieme i quattro pezzi di mappa e a scoprire che il tesoro si trova sull'isola di Dinky. Quando arriva lì però, altra serie di peripezie, incontra nuovamente il redivivo LeShuck e lì purtroppo Guybrush è costretto ad affrontarlo. LeShuck ha costruito una bambolina voodoo di Guybrush. Guybrush è costretto a fare lo stesso con LeShuck, quindi affrontandosi a suon di voodoo alla fine però Guybrush riesce a sconfiggere LeShuck, ma prima di poter scoprire che cosa sia veramente il Big Whoop viene fuori che, almeno questo dice LeShuck, intanto LeShuck e Guybrush sono fratelli e poi improvvisamente arriva un inserviente a dire: bambini, venite via perché qui stiamo chiudendo. Escono fuori dalla struttura un po' diroccata dove si trovavano e si ritrovano entrambi i bambini in un Luna Park. Ci sono i loro genitori che dicono loro: ma dove siete stati? Vi avevamo perso.
E così scopriamo apparentemente che tutto quello che è stato, tutta quella che è stata la storia di Monkey Island, con diciamo tutta la parte piratesca, eccetera, sembrerebbe essere stata soltanto il sogno, l'illusione di un bambino. Un sogno magari verrebbe da pensare, se non che però allontanandosi per uscire dal Luna Park, noi vediamo che il piccolo LeShuck, che i genitori chiamano Chucky, guarda verso di noi, guarda la telecamera, gli si illuminano gli occhi di rosso, come è sempre stato per lui, e si capisce allora che probabilmente qualcosa di vero c'è. Da lì altri sviluppatori successivamente hanno portato avanti la saga, discostandosi probabilmente dall'idea originaria di Ron Gilbert, l'autore della saga originario, con i capitoli successivi, a cui ho fatto seguito poi anche un quinto capitolo a struttura episodica realizzato da Telltale, che era molto bello tra l'altro. Il terzo e il quinto sono i capitoli, diciamo, successivi ai secondi più belli, il quarto lasciatelo stare perché non merita affatto. Tra l'altro i capitoli successivi introducono un sacco di personaggi nuovi anche molto carini, tra cui il mitico teschio Murray, che ancora tutti ci ricordiamo. Ron Gilbert, dopo tanti anni e dopo non aver più voluto mettere mano, diciamo, ai seguiti di Monkey Island, ha deciso di realizzare lui il seguito ufficiale, quindi questo Return su Monkey Island. Adesso, sconfessando in qualche modo i giochi che sono usciti successivamente e ai quali lui non ha partecipato, quindi questo si dovrebbe ricollegare esattamente al momento in cui finiva Monkey Island 2, quindi al parco giochi, al Luna Park, al parco di divertimenti. Però Ron Gilbert ha anche detto che, infatti qui lo dovremmo vedere, ora ve lo faccio vedere, eccoci qua, intanto il gioco è pronto, come vedete, quindi adesso lo facciamo partire, però se vedete qui l'immagine vedete in alto che c'è proprio il teschio Murray. Quindi Ron Gilbert, pur avendo, diciamo, rinnegato i giochi successivi usciti senza, diciamo, la sua supervisione, sembra però aver deciso di introdurre all'interno del gioco alcuni elementi, alcuni personaggi evidentemente molto amati anche dai fan, tra cui il teschio Murray, che era simpaticissimo, effettivamente è cinico, ma simpaticissimo, però è un personaggio che in effetti Gilbert ha fatto bene a riprendere. Bene, io ho un'emozione addosso che non avete un'idea, perché sono passati 31 anni dal secondo capitolo. Poi il terzo episodio dava una spiegazione del finale assurdo del secondo, però una spiegazione che non mi ha mai convinto più di tanto. Vediamo Ron Gilbert che spiegazione ha deciso di dare. Siamo pronti? Partiamo. Avrò bisogno dell'aiuto di tutti quelli collegati, quindi per favore scrivete in chat, palesatevi, fatevi sentire perché sicuramente rimarrò bloccato quanto prima su qualche enigma e avrò bisogno del vostro aiuto. Clicco su gioca. Return to Monkey Island. Dopo 31 anni. Ragazzi, la musica la voglio godere, infatti alzo un po' il volume adesso, poi magari lo abbasso dopo. Mi voglio godere tutta quanta l'introduzione. Ok. Leggi l'album di ritagli, se non conosci la serie di Monkey Island hai bisogno di un ripasso. Fa un po' vedere. Hey, want to see my Mighty Pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ok, il gioco è tutto in inglese, questo andava detto. Vediamo se troviamo i sottotitoli. Testi lì. Lingua testi, italiano. Testo voci, ok, mettiamoli tutte e due così vediamo anche i sottotitoli. Velocità testo per adesso mettiamo media. Sottotitoli effetti no. Opzione dove eravamo rimasti, non so cosa sia. Writer's Cut più chiacchiere meno ritmo, no, per adesso direi di no. Ok, poi controlli, niente da dire, penso. Vabbè, poi insomma li impareremo giocando. Interfaccia, mostra il nome di chi sta parlando, questo può far comodo. Dimensione testo dialoghi, vabbè, poi eventualmente li modifichiamo se c'è qualcosa che non va. Album di ritagli. Hey, want to see my Mighty Pirate scrapbook? It's filled with my adventures. È bellissimo che il doppiatore di Gabriel ci sia rimasto lo stesso che aveva anche nel terzo episodio e nei successivi. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. That's me, Guybrush Threepwood. That's me, Guybrush Threepwood. In the old
became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Treasure hunting is important for any pirate. Esatto, la caccia al tesoro. Questi sono i pirati che lo incaricarono di superare le The pirate prove. leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Sì, i sistemi di sicurezza erano questi cagnolini che in realtà dovevi addormentare dandogli da mangiare della carne, diciamo, avvelenata. Insomma, un detto dei soporiferi. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Things took an unexpected turn while I was working on 3 trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Esatto, Kyla tra l'altro era la maestra di spada, che diventò uno dei membri dell'equipaggio di Guybrush. L'equipaggio durò molto poco perché poi si ammutinarono tipo in tempo zero, però. LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Esatto. Stan, tra l'altro, un altro personaggio fantastico, venditore di barche nel primo episodio e di bare nel secondo. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. Esatto, la nave delle Shark. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. Quindi se comunque viene ridetto di nuovo, viene nominato di nuovo Herman Toothrot, vuol dire che avrà un ruolo anche in questo gioco. D'altra parte compariva infatti anche nel secondo gioco. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? Root beer, birra di I radice. defeated LeChuck and he basically exploded. Esatto, i fuochi d'artificio in realtà erano dovuti all'esplosione di LeChuck e così finiva il primo It was the Monkey beginning Island. of something magical. These are from the time I went to find the treasure of Big Wood. Esatto. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. Lui è tra l'altro il cartografo che riassemblò i 4 pezzi di mappa per Big Whoop. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Anche lei è personaggio ricorrente. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Rimettere insieme i 4 pezzi fu un vero inferno, perché veramente era difficile, lungo e complicato. Elaine always seems to know when I need her. Più o meno. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. The guy never gives up. Ok, quindi a quanto sembra viene reso canon anche il terzo episodio, perché il gioco in cui Elaine viene trasformata in una statua d'oro, perché praticamente Guybrush le dona un anello, questo anello di diamanti che si vedeva anche nell'immagine, che però è maledetto e quindi la trasforma in una statua d'oro. Quindi poi il terzo gioco ruota tutto intorno al tentativo di Guybrush di salvare Elaine. Quindi viene reso evidentemente canon anche il terzo gioco. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. I erupted a volcano on purpose. È vero. Not a lot I wouldn't do for Elaine. I got buried alive. Vero anche questo. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Things backfired on LeChuck, because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. Mi viene però da pensare allora se viene reso canon il terzo episodio, come viene spiegato il finale del secondo? Che alla fine era questo che mi interessava. This was a great day.
Though in retrospect, we shouldn't have had the scumbar handle the catering. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. I wrote a great haiku for the wedding invitation. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. E questa pagina si riferisce al quarto episodio, Escape from Monkey Island. Quindi vedi, ecco, Gilbert non rinnega nulla in effetti. Però quanto di tutto questo si collega effettivamente al primo e al secondo? Perché se questo gioco deve ripartire dalla fine del secondo, come può essere canon tutto quello che è venuto poi in Curse e Escape? I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. E questo è Monkey Island 5, Tales of Monkey Island, l'episodio, diciamo, a episodi in realtà, per il gioco a episodi della Telltale Games. I had to wear a hood for a while. It came in handy. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Love did win out in the end. Te lo vorrei giocare perché era veramente un bel gioco. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Ed era proprio così che finiva il secondo Monkey Island, con la bambola di voodoo, bambola voodoo di LeChuck, e Garbash alla fine, dopo averlo spunzonato, lo sconfiggeva proprio staccando di una I gamba. defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Per me vuole procurarsi altra carta per il resto delle mie avventure, mi sembra giusto. E allora iniziamo. Modalità casual, tutta la storia e tutto il divertimento, ma con enigmi più semplici per il giocatore frettoloso. Ovviamente no. Modalità, facciamo ovviamente la modalità difficile. Più enigmi più difficili, la scimmia completa per l'avventuriero professionista che non vuole rinunciare a niente. Allora, un attimo solo, e poi partiamo di gran carriera. Ci siamo. Via. Modalità difficile. E godiamoci l'intro. Ragazzi, Monkey Island. Come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend
pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No bullet. Wow. Ok, non so trovare una spiegazione. I almost got a scurvy dog that was bigger than my head. Perché loro sono bambini adesso. Probabilmente c'è dietro qualche incantesimo voodoo. Allora sì, mancano i verbi. Ah, praticamente andando su ogni oggetto o personaggio c'è un'azione in particolare che si può fare, però solo una. Col tasto destro ci si muove, ma anche col sinistro. What should we do next? You gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Prendiamo degli Scorpius. Sveglia, sveglia. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Bill. Ah, he's dead to the world. Sounds real. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Ora spero che l'interfaccia di gioco poi diventi un po' più complessa, perché così è veramente banale. C'è una chiave. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Ah, ok. I once had the hiccups, but I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. E l'inventario, eccolo qua. Quindi nell'inventario abbiamo la chiave del bagno It unlocks the outhouse outside. e la lista degli obiettivi. Ah, vabbè, è per ricordarsi cosa bisogna fare. Comprare degli Scorpius. Beh, credo che siamo nel negozio giusto. It says, return outhouse key when finished, or else. did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Ah, How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of eight. That's money. la valuta sono i pezzi da 8, I infatti. know what a piece of 8 is. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Davvero? Posso avere due Can we Scorpius? get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of eight. E chi ce l'ha? Allora, aspettate che devo spostare la telecamera perché altrimenti non vedo cosa c'è scritto, fondamentalmente. Quindi la mettiamo qua. Allora, rindirizziamola un attimo. Ok. Per favore. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Come non detto. Never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Esatto, ci avevo già pensato d'altra parte. Infatti qui in fondo Brits, they call a scurvy dog
che evidenzia l'inventario, che comunque si può aprire anche cliccando la I. Vabbè, andiamo a vedere il bagno, va. Bighellone nel bagno. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Quindi prendi, ok, apri la porta del bagno con la chiave. Vediamo se attiviamo degli spiccioli. Cos'è questa cosa metallica? It isn't a piece of eight, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of eight. That's called a slut. It's like a fake coin. Vabbè, però magari il tizio ci I ci thought it was a piece of casca, eight no? first. It looks just like a piece of eight. Esatto, A fake coin is almost as good as a real coin. esatto. Vediamo se il tizio ci casca. Forse ci sono delle monete là sotto. Che schifo sto bagno però, eh. Cioè non viene pulito da un'era geologica. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Huh. Gross. I am not doing that again. Ok, niente monete, leggi il cartello. Please wash hands before leaving outhouse. Odore il liquore. Vuoi lavarti le mani? Scurvy dog. I'm not touching that gun. It seems more like something Chucky would do. Cerca delle monete in un mucchio di sudiciume. Buona I idea. don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Va bene, quindi dobbiamo soltanto sperare che al tizio vada bene quel pezzo da 8 finto che abbiamo trovato. Però qui c'è una cosa. Ah, lega Chucky, sì. Hey, Chucky, get over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Ok, non si fa legare. Cartello. Exhibit removed. Aww. I have an extra. Ah. E qui è dove eravamo prima. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Come mai Chucky è così ossessionato dagli Scott Booster? Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Va bene Chucky, va bene. Proviamoci. What can we get with this? Ma che schifo. Tastes like a piece of eight. Sì, vabbè. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Meno male ci è cascato. Take 'em, boy. Che schifo. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Ok, qui abbiamo lo Skull Booster. Diamogli un mosso. So good. I wonder where those two people we were following went. Esatto. Questo vuol dire che dovremmo uscire da quest'area? That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Allora, la grafica non mi dà fastidio tanto quanto temessi, però devo dire che non c'è davvero confronto. Nonostante fosse una grafica degli anni 90, preferivo quella dei primi giochi. Poi indubbiamente dopo, con i giochi successivi, hanno fatto grafiche molto migliori anche di questa. Non so qui perché abbiano deciso di fare i personaggi così, con i visi squadrati, ma non mi piace proprio lo stile. At home, I've got a collection of old. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place?
They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was Io non sto premendo il punto per saltare le linee di dialogo, ma non funziona. After sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to Ma stiamo imparando tutto sulle ancore, è bellissimo. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. Giusto. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagar. Oh mamma. City. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. Direi proprio di I sì. read a lot. Puoi fermare il virgola per leggere le battute precedenti. Anche no. Basta con l'ancora, se no questa ricomincia. Ma cos'è che bisogna fare? Dare un'occhiata in giro per esplorare, esaminare l'ancora, battere i sciacchi in una corsa, dare da mangiare all'anatra, aggiungere della salsa al mio Wuster, allenarsi nel combattimento con la spada, giustamente, trovare un quadrifoglio, esprimere un desiderio al bozzo dei desideri e poi trovare i nostri veri genitori. Quindi battere sciacchi in una corsa sembrerebbe essere il prossimo obiettivo. Eccolo, sfida sciacchi è una gara di corsa. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Woohoo! Yeah. Next time for sure. Ok, I wonder riproviamo. where this path goes. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Vai, basta premere più volte. È bellissimo questo che non si chiama Guybrush qui, ma si chiama Boy Brush, che ovviamente è la versione mignon. I can stand on my head. Ok, qui ci sono quelli che abbiamo, diciamo, preso come genitori. Hey, hands off. Ehi, non vuole che prendiamo il pane, parliamoci. Excuse me. Yes? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. I want to see 2 scurvy dogs at the same time. Excuse me. Yes? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Non sono molto amichevoli, eh. Chissà che c'è nel cestino. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, Prendere il blah. pane mentre non Blah, 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 guardano. blah, blah. Gotta run. How rude. Ecco fatto. Quindi mentre Shaggy li distraevano abbiamo preso del pane. Leggi il cartello. Don't feed the duck. No, non dare da mangiare all'anatra, ma noi ovviamente le daremo immediatamente da mangiare. A cosa è servito? I stole it from that couple. Ah, bisognava dare da mangiare all'anatra.
Prossimo obiettivo: aggiungere della salsa al mio scorpius. Troviamo sembrerebbe della What's salsa. this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Esatto, raccogliamo. You should put that on your scurvy dog. Perfetto, vabbè, questo evidentemente è fatto anche per capire i comandi, Mamma mia! Ma sai com'è? Cioè, io non so quanti patogeni ci siano su quello scorpius. Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. Però un altro obiettivo è stato realizzato: allenarsi nel combattimento con la spada. Bene. Chiede a D di allenarsi nel combattimento con la spada. Allenati nel combattimento con la spada, vai. Let's be frank. Ah, You could never from hope to Houston. beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. E quindi anche questa è fatta. Trovare un quadrifoglio. Leggi il cartello. I do not pick the four-leaf clovers. As if. Eccolo. Fun. Beh, non è stato difficile. Non credo sia così facile in realtà trovare i quadrifogli, Ultimo obiettivo: esprimere un desiderio al posto dei desideri. Eccolo qua. Involontariamente ho raccolto anche una moneta. At the same time. Maybe I should throw this down the wishing well. Ora non so quanto conti, però vorrei che disparisse, mi piace troppo, perché no, ha chiacchierato veramente I troppo. wish D would disappear. What? Hey, Nate. Ehi! Vabbè, ma qui c'è della magia, Beh sì, però lei è effettivamente sparita per qualche secondo. Quindi. E adesso dovremo trovare i nostri veri genitori. I wonder where this path goes. Ehi, questo è il vero Guybrush. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey kids, having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop! Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See? Ok, trovo geniale la trovata che hanno avuto. Praticamente noi per tutto questo tempo è stata un po' una retcon, però per tutto questo tempo abbiamo creduto che quei bambini che vediamo uscire dall'attrazione alla fine del Monkey Island 2 fossero proprio LeChuck e Guybrush da bambini, ma in realtà scopriamo che erano il figlio di Guybrush e l'amico Chucky, che sembra non avere nulla a che fare con LeChuck,
Quindi qui siamo in realtà parecchio nel futuro. Guybrush ha avuto ovviamente un bambino che è uguale a lui, praticamente la versione miniatura sua, esattamente identico. Ok, quindi quei due che pensavamo fossero i genitori non lo erano, ma erano una coppia a caso che era lì a Luna Park. Quando abbiamo visto gli occhi rossi di LeChuck, in realtà non era vero, era lui che faceva finta, però vabbè, strano che gli si siano illuminati davvero gli occhi. Vabbè, sì, no, no, carina come idea, forse non torna proprio tutto tutto, però forse non c'è nemmeno un modo per farlo tornare meglio di così. E quindi adesso, come dice giustamente il bambino, dice però il primo, la sua prima avventura si chiamava Il segreto di Monkey Island e non ha mai trovato il tesoro di Monkey Island. Ed è vero, però Guybrush dice, vabbè, giustamente, però dice quella storia non parlava di questo, ma insomma, ovviamente parlava della nascita dell'amore tra lui ed Hélène. E quindi adesso invece ci parlerà davvero di Monkey Island e del segreto di Monkey Island. There was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. È bellissimo. È proprio Melee Island. È lei. Nel profondo dei Caraibi. È esattamente così che iniziava anche il primo. L'isola di Melee. Brividi. Parte 1, un posto familiare. Ovviamente Melee Island. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashbuckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Quindi questo è il Guybrush in realtà post. Cioè tutti gli episodi successivi al secondo sono canon, quindi. Questo è il Guybrush post anche episodio 5, quello della Telltale. Tutto quello che è successo negli altri giochi è effettivamente successo. Ron Gilbert
Ha trovato il modo di rendere canon tutto quello che è successo, ricollegandosi però comunque al finale del secondo e dandogli una spiegazione. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny, he said the same thing about you. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that Strano. case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Che déjà vu. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Effettivamente. Shouldn't you be on your way to the Scum Bar to talk to the pirate leaders? I was just about to head down there. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Ci sono due sentinelle, un umano e un uccello. Vabbè, come anche nel gioco originario, qui non c'era niente da fare, cioè questa location qua non serviva assolutamente a niente, serviva proprio come introduzione al gioco e basta. È proprio Melee, è rimasta com'era. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Ma pensa, Kyla, la maestra di spada, è diventata governatore. Le Chuck sta già I caricando better la get nave. cracking if I want to get to the secret before that scheming black girl. Ah sì, ha un certo vantaggio. Passeggia lungo il molo. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Ok, quindi prima dobbiamo comunque andare a parlare con i capi dei pirati. Cosa abbiamo qui? La lista degli obiettivi. Parlare con i capi dei pirati per ottenere denaro. Usare una considerevole somma di denaro per preparare la spedizione. Trovare il segreto di Monkey Island e rivivere i giorni gloriosi. E perché questo è un Guybrush ormai un po' maturo, via. Poi abbiamo I've got a few coins for incidentals. quindi qualche moneta. The pen is mightier than the sword. Ok, una penna. E l'armatura per cavalli, che era il premio del Pre-O ed era su Steam di Monkey Island 3, insomma di Return to Monkey Island, però c'è anche scritto che non aveva comunque nessuna importanza nel gioco, ma era semplicemente un oggettino carino da avere. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Ok, insomma, non serviva mai a niente durante il gioco, però è carina da avere. È ora di parlare con i capi dei pirati. Ah, lo Scum Bar. Some things never change. The Scum Bar will be here as long as there are pirates. Damn pirate wannabes. È fantastica, anche la musica è quella, anche la musica è quella. Una piratessa. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. Vabbè. Un libro con carte quiz collezionabili? It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Carte collezionabili. Nel retro dello Scum Bar c'è la cucina. Evviva! Cos'è, una serie di quiz?
Ok, quindi l'idea penso sia quella di trovare altre carte collezionabili, tipo figurine da mettere in questo album. Saranno i collezionabili del gioco. Tanto non c'è un gioco moderno in cui non mettano i collezionabili di qualche tipo. Alla fine questo è un modo carino, secondo me. Nuovo quadro. Looks like a circus act. Maybe. Questo non c'era effettivamente. Allora, la grafica adesso mi ci sto già abituando, non mi disturba la vista più di tanto. Non dovrebbero esserci capi dei pirati qui, già. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Ah, sì? Get lost. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Where are the three older guys who used to hold court there? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? I'm MacGyver Streetwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, there was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Exactly. It's a raid. Fine. Well, don't keep us in suspense. What's the target? I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret. I didn't think In that effetti was è un even po' a real ambizioso thing. come progetto. It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this bar. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. I could make it worth your while to help me hire a crew. The percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. In effetti Kybrash non ha mai niente, non ha mai soldi, non ha mai la nave, non ha mai l'equipaggio. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, È the dreaded zombie sprovvedutissimo ghost sempre. pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Beh, non sembrano molto Why waste your money collaborativi, on an eh? expedition when you can just join the one that's already going. Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Già. Come dire, ci importa una sega a noi. Hanno ragione, hanno ragione. Niente da dire, hanno ragione. Sì, ho capito, vi state divertendo un sacco. Ed è umiliante. Fine. I don't need you or your money. Bravo I can do Kybrash. this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. Bravo Kybrash. Find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Bravo. Così si I fa. like the old pirate leaders better. Beh sì, in effetti. Quindi è cambiato probabilmente tutto. Ok, procurarsi di trovare una nave. Visto che non possiamo preparare la spedizione in altro modo, vabbè, e trovare il segreto di Monkey Island, ma mi sembra un po' ambizioso, eh? E qui abbiamo, vabbè, la figurina.
entriamo di nuovo nello scambar. Vediamo se adesso si può parlare con I'm questi gonna pirati. find the secret of Monkey Island. Good for you. Ok. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Non ho nessuna intenzione di parlarci di nuovo, però vediamo se c'è qualcosa da prendere. C'è un fuoco scoppiettante. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. La- Ma questa musica? Cioè è la musica originale dello scambar, però tutta con queste schitarrate. Bellissimo, bellissimo. Guy Rush Threepwood, as I live and breathe. How have you been? Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Ah, Yeah, I screwed up our anniversary. Forgot the date? Remember the date? Forgot an important allergy. She's fully recovered. Well, tell her I say hello. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. meno male, soprattutto per l'igiene personale, che ce n'è poca qui. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Lo Island? sta dicendo a tutti. No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is the Chucks. Even better. Two birds with one stone. Bold. I like your thinking. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Keep up the good work. Thanks. Will do. Notevole certificato del Dipartimento It's Sanitario. amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Certo, anche i parassiti locali. The food is more exciting when you can smell the risk. Oh mamma. E il bello è che il cuoco apprezzava la maggiore igiene personale dei pirati. Cioè, vive in questo schifo di posto. Looks like a mugshot. Stay away from that picture. Quindi se vogliamo rubare il ritratto dovremo fare allontanare il cuoco. Va bene. Vermi. Active little guys, aren't they? Per la corda può sempre tornare utile, giusto? No, non c'è più il gabbiano. Beh, sarà morto dopo tutto questo tempo. C'è il gabbiano di The legno. plaque says, in memory of looming seagulls of old. Che bello. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Avrei voluto prenderlo. Comunque abbiamo preso una corda, It's hopeless. Eviterò di riparlare di nuovo con questi che non li sopporto.
Vediamo di trovarci una nave a questo punto. Chissà se c'è ancora in attività il caro vecchio Stan. Magari però adesso possiamo appunto passeggiare lungo il molo. Le ship. How clever. Le ship. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Ma anche no. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? Short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Ma certo che sì. Chirurgo di bordo. Surgeon. I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. Ecco. Però potremmo fare il secondo ufficiale. Hey, Do you honestly have any idea what a second mate does? goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated. I thought so. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Potrebbe non bastare. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I thought I'm on for 12 hours. I can take it. I have a lot to do today. Ecco appunto. Maybe Swabby's not so bad after all. Esatto. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Mojo. Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Smith. John Smith. Uh-huh. Meglio non dire la LeChuck verità. gave me a blacklist and you're on it. Ma come? In fact, you are the blacklist. Ai ai ai. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Quindi, usare la stessa nave di LeChuck per andare su Monkey Island sembra impossibile. A parte il fatto che non abbiamo il mocio, ma quello magari lo troveremo, ma c'è il fatto che la White Master non ci vuole far salire. I Grog, hope this isn't one of those party cruises. provviste? Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Ah. Vabbè, direi che qui non c'è niente da fare. Andiamo in città. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he La Voodoo needed to Lady. relieve the pressure upon E chi è you l'altra? in a different way. Non ho capito chi è l'altra. Elaine? Elaine. Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! How's your scurvy prevention project? It's great.
We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. Bellissimo. I've got to come up with I a way to lime. deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. Perché non lo sappiamo neanche I've noi. known for a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. You've probably got to get going. You say goodbye first. No, you say bye first. No, you say bye first. Bye. Bye. Critica la statua. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. No, chissà quali sono state le azioni eroiche di Carla. Point Elizabeth. It doesn't look finished. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine Prendiamo. would kill me if she caught me pulling down her face. Bellissimo che Elaine stia attuando questo programma di prevenzione dallo scorbuto, che in effetti era una piaga che affliggeva i marinai per mancanza di vitamina C. Going out of business? This place is an institution. Cioè, ma tutto sta cadendo a pezzi, cambiando. E qui che c'è? Property foreclosed by order of Maledetta Madison Madison. Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Quanto l'abbiamo imbrogliato quel negoziante. Well, the voodoo here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign says so. Beh, oddio, in effetti funziona. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Eccola. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. Anche lei personaggio super ricorrente di questa saga. You mean Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. it's a gift? Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Si può fare. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Certo. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Ok, quindi probabilmente hanno trovato questo modo per dare gli indizi quando uno è bloccato. Un aiuto sarebbe utile. Come ottengo un mocio? Come mi unisco all'equipaggio delle sciacche senza farmi riconoscere? Non importa. Per adesso userò gli indizi solo se proprio non saprò come proseguire, altrimenti voglio provarci da solo. What's cooking? The feast of knowledge. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales?
There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Mi ricordo bene. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Sì. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. I don't suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the scumbag. Ok, devo andare da lui. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Però si può modificare il percorso, no? Can you use your talents to tell me how Eileen is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh. Corina? Okay. Corina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Ma anch'io preferivo non saperlo, infatti. Per me era la Voodoo Lady, Corina, ma poi è un nome di merda. Senza offesa per tutte le Corina, però. Will I succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Ok. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise Sì. is really useful. Sarebbe There's stato proprio always the famous fantastico. eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Quindi forse con quella benda incantata potremmo riuscire a camuffarci e a salire sulla nave di LeChuck. You do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. It says everything must go, but it says it with numbers. Oh, I'll take this una disgusting testa. shrunken head. Una disgustosa testa rinsecchita. Un bel affare. Ah vabbè, tanto abbiamo da parte qualche risparmio, è vero. Too bad it's empty. Not very practical. Looks like it's been there forever. Someone's very excited I'm looking at this sign. Not for me. Keep up the good work, buddy.
Carta quiz. Everything's spilled out of it in a puddle. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Quale kind of game? Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, No problem. frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing Vabbè, the e product allora cosa ci devo violates these fare? terms and will invalidate the Tagliare la warrant. carne? Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from Okay. children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and Che impossible universes. il multiverso. Oh, is this where I say yes? Yes, Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question as it could create a liability issue. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. Ah, una figurina. Quale sigla è incisa su un albero di una spiaggia di Monkey Island? Forse LDV? Esatto. I've always been impressed by your chair. Thank you. Vediamo se c'è qualcos'altro da prendere. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Ok. Vedremo a cosa servirà. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the Cinque. safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. E chissà cosa c'è dentro. I'd need a lot of keys to open that. Eh sì. Almeno 5. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Oh mamma. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Allora io tornerei allo scan bar e proverei a prendere il mojo dal cuoco. Non ho voglia di ballare di nuovo con i capi dei pirati. Do you know where I can buy a
want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. Giusto. An elegant tool for a more civilized cleaning. Giusto, bene. Cannot hope to succeed with the mop. Ma ci mancherebbe. And? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely Vabbè, suited meglio for della bacchetta di Harry Potter, eh? Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Ok. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must Ho discover. capito, ma non mi dici niente. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Già. Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Remind me how to find the mop handle tree. I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? C'è anche lui, Even eh? the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Ok, infatti, quindi gli obiettivi. Vediamo un po'. Unirsi all'equipaggio delle Shack. Problema, la Quartermaster mi riconosce e non vuole assumermi e quindi bisogna in qualche modo camuffarci e potrebbe essere buono prendere quella venda al museo, come ci ha detto la Corina Voodoo Lady. Realizzare un mocio, cosa che però richiede trovare l'albero da mocio, poi prendere il controllo della nave delle Shack alla prima occasione. Bene. Una cosa per volta, quindi bisognerà trovare un albero intanto, quindi per adesso direi che bisogna andare nella foresta. Però per ora siamo in città, quindi magari andiamo a vedere al museo, come ci ha detto la Voodoo Lady. O comunque se ci sono altri negozi magari, o altri oggetti da raccogliere. È l'ora giusta? Oh yeah, that clock has been broken for decades now. Persino un orologio fermo ha If ragione any 2 clock volte al were the giorno. exception to that rule, it would be this one. Ok. Non questo. Graffiti What ovunque. kind of person would just paint on a wall like that? This place has kind of gone downhill. Elaine would never have stood for this when she was governor. Wally! Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Piccolo Wally. Hey, Wally! Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Mi sa che Nice il to pittore see sia you per lui, too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned on the Poveraccio. moon because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Beh, a lui gli affari vanno bene. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source Ai, ai, ai. material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Il che rinforza l'idea che l'unico modo è proprio imbarcarsi sulla nave delle Shack, perché sono gli unici ad avere la mappa per Monkey Island. I'm looking for a tree to make a stupid mop from.
Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mock tree maps. What kind of tree Non me l'ha is it detto. again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Ok, quindi un legno andrà bene, un legno vale l'altro. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Yeah. Looks like the shop across the way is in trouble. The Esatto. high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Quindi questa crisi non è generalizzata ma riguarda in modo particolare la Voodoo Lady, perché evidentemente i nuovi pirati, tra cui questa Madison sembra essere il capo, praticano la magia nera, che quindi sta soppiantando la magia voodoo. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot Esatto. of money on maps. So, what am I supposed Cioè to paradossalmente do? le cose vanno bene solo a I lui. am. I'm doing what's right for Che se ne sta Wally. approfittando. Bye. Quindi trovare l'albero da mocio, quindi devo trovare del legno e portare un pezzetto a Wally affinché mi possa fare una mappa per arrivare all'albero dove troverò il vero legno per fare il mocio. Gli strumenti di cartografia. Those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Allora, tradizionalmente Wally va sfruttato in tutti i modi possibili, va abusato in tutti i modi possibili e soprattutto bisogna rubargli qualcosa, cioè perché l'altra volta gli si rubava proprio il monocolo, non devo proprio dire questa parola, il monocolo direttamente, perché ogni tanto lo appoggiava sul tavolo e se ne approfittava per rubarglielo, però vedo che adesso non se lo toglie più, quindi un mappamondo in un negozio di I didn't know mappe. you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Figuriamoci, è un mappamondo aggiornatissimo. E qui c'è un monocolo. They're like glasses, only way less convenient. Oh, look behind you, a three-headed monkey. Ah, Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. ok. Beh, Wally sembra superiore adesso, cioè sembra veramente maturato. Prima era un giovanotto, un giovincello. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it, Never mind. This map shows both sides of the globe. it's twice the value. Certo. Looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. La mappa I'm a ventaglio. fan. What will they think of next? I had a map like this once, but I sailed left. Ma non mi appassionava. That looks like a treacherous voyage. It says rating, cursed black diamond. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Hey Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Good old mazes. Can't get enough mazes. Perché ha bisogno di tenere un occhio sui vicini? Never seen one of those before. I try to steer clear of sea monsters myself. Somewhat understated and somewhat overpriced. Hey Wally, what's in these boxes? Maps. Strano. Va bene, usciamo e andiamo magari al museo se lo troviamo. High Street. Oh, nel frattempo sulla nave delle Chuck. The Ecco qua. Chuck, sir.
Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Murray! Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island, knowing the secret is lost to him forever. Questi cattivi che non vogliono mai I uccidere. wanna bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, Yeah. being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Okay. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Ed eccomi su High Street. Vecchio emporio, la chiesa, la prigione, il fabbro e poi si può anche andare oltre. Io però adesso interromperei il gioco, interromperei lo streaming. Salviamo. Ecco fatto. Non mi dice la percentuale, però vabbè, penso di essere ancora molto all'inizio. Molto bene, usciamo, molto carino, anche la grafica che all'inizio mi dava un po' l'orticaria, onestamente, devo dire non è così male, quantomeno ci si fa l'abitudine in fretta, però assolutamente non paragonabile alla bella grafica del terzo Monkey Island, che era assolutamente il più bello dal punto di vista estetico, senza dubbio. Ah, sono le achievements. Hai raccolto più di 20 carte quiz, hai risposto correttamente a 25 quiz, hai risposto correttamente a 10 quiz, hai detto a tutti su Monkey Island che sta cercando il segreto, forse ancora non l'ho detto proprio a tutti, hai esaminato con dovizia tutta la merce di Wally, no in realtà. Hai iniziato la parte 1, vabbè questo sì. Carino, bene. Continuerò, penso, piuttosto a breve, perché insomma ho voglia di andare avanti, quindi penso già domani. Oltretutto c'è da continuare anche Pac-Man World, insomma, però adesso ho più voglia di fare Monkey Island, quindi insomma porterò avanti sicuramente questo nei prossimi giorni. Bene, alla prossima diretta, ciao!